Ciao a tutti! In questo video proverò a spiegarvi come realizzare una rosa in pasta di mais e poi utilizzarla per creare una bomboniera. Se non sapete come realizzare l'impasto di mais, allora andate sul mio canale e cercate questo video ma completo. Lì vi spiegherò come realizzare l'impasto, vi spiegherò i materiali, le quantità, ma soprattutto il procedimento che dovrete utilizzare per poterlo preparare. Per cominciare, preparate della pasta di mais. Proviamo adesso a realizzare delle rose. Fate 3 palline, una colorata e 2 lasciatele bianche. Poi quella colorata dividetela in 2, così. Una volta diviso in 2, prendete una delle 2 parti, prendete una delle palline bianche e iniziate a miscelarle insieme. Continuate a lavorare l'impasto sino a che non otterrete una pallina di un colore perfettamente omogeneo. Dopodiché prendete questa pallina, la dividete a metà anche questa, come abbiamo fatto prima, prendiamo questa metà e la mischiamo con quell'altra pallina. Otterremo così 3 palline di colori diversi, dal più scuro al più chiaro. Useremo il più scuro per la parte centrale del bocciolo di rosa e questo per la parte più esterna. Infatti in natura tendenzialmente le parti interne di una rosa sono sempre più scure e vanno via via, quando il fiore si apre, diventando più chiare. Per aiutarvi create un supporto, così man mano che creerete le parti della rosa le posizionerete qua sopra. Io ho fatto una pallina di pasta di mais, l'ho incelofanata e poi gli ho messo uno stuzzicadenti sopra. Questo servirà proprio da appoggio per tutti i pezzi della rosa che man mano realizzerete. Iniziamo a realizzare la parte centrale del bocciolo. Quindi prendiamo un pochettino di pasta, questa è troppa, quindi ne prenderò più o meno metà. Poi lavoriamolo un pochettino. Realizziamo un serpentello e poi lo prendiamo e lo schiacciamo. Così, guardate. Facciamo un po' di frastagliatura. Ecco qua. Vedete? Si inizia già a vedere l'interno della rosa. Ok. Ed ecco che abbiamo creato l'interno del bocciolo della rosa. Adesso questo lo andiamo a posizionare sullo stuzzicadente che avevamo messo nel supporto di pasta di mais. In questa maniera. Qui c'è il supporto, stacchiamo, infiliamo letteralmente dentro, così, e posizioniamo di nuovo. Facendo questa operazione la rosa rimarrà perfettamente integra e si potranno mettere pian piano gli altri petali tutto intorno, via via sempre più chiari. L'utilizzo di questo supporto ci permetterà di evitare di poggiare questa rosa sul piano orizzontale, evitando appunto il rischio che questa con il peso si schiacci. Mantenere la rosa in posizione verticale ci consentirà anche di inserire in modo facilitato i petali man mano che li andremo a creare. Adesso prendiamo la pallina con il colore intermedio e con questa iniziamo a fare il primo petalo esterno. Guardate la differenza di colore. Schiacciate la pallina sino ad ottenere il petalo. Frastagliatelo, così, e bombatelo in questa maniera. Ok, vedete? E il petalo è fatto. Prendete il bocciolo, prendete il petalo e lo andate a mettere.
Ed ecco che abbiamo messo il primo petalo esterno, adesso possiamo procedere col secondo, possiamo lasciarlo a seconda della quantità di petali che vogliamo mettere, sempre con questa tonalità di colore, oppure già passare a quella più chiara, sceglierete voi. Adesso sarà sufficiente inserire volta per volta tutti i petali, fino ad ottenere la rosa che volete. Ed ecco che abbiamo inserito anche il secondo petalo, adesso passeremo agli altri, gli ultimi, quelli che avranno la tonalità più chiara. La rosa è finita. Se aveste voluto una rosa più corposa, sarebbe bastato mettere altri petali. Se notate, la parte interna è più scura, quella esterna è leggermente più chiara. Vi mostro come poter utilizzare questa per realizzare una bomboniera. Prendete adesso un vasettino di vetro, anche di recupero, come questo. Riempite il vasetto con del sale grosso. Adesso posizionate dei fiorellini, io li ho scelti bianchi perché così andranno a fare contrasto con il colore della rosa. Una volta messi, possiamo posizionare la rosa. Posizionata la rosa, per rendere ancora più carina la bomboniera, possiamo mettere intorno al collo del barattolo di vetro un nastro. Io ho scelto un nastro di raso rosso. Ed ecco che finalmente abbiamo finito di realizzare la bomboniera. È davvero un lavoretto molto semplice e veloce. Vi consiglio di provare a farlo perché il risultato è davvero molto carino. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile per imparare qualcosa di nuovo e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.